Quando Vata è disturbato, si può avvertire dolore, rigidità, crampi, disturbi articolari, muscolari o tendinei, i cosiddetti reumatismi, produzione di tossine, sudore, costipazione o diarrea, disordini nervosi, dolori alla schiena, disordini mestruali, tensioni, depressioni, stress, magrezza, problemi di cuore e di polmoni, tutte le malattie psicosomatiche, disturbi alla gola e al capo, singhiozzo, asma, digestione difficile, malattie della vescica e dell'ano. I disturbi di Vata causano la disidratazione e l'inaridimento del binomio corpo-mente. Il dolce, l'aspro e il salato sono i gusti più adatti ai tipi Vata. Non sono invece adatti quelli pungenti, astringenti e amari. I cibi indicati per le costituzioni Vata sono quelli oleosi, caldi e ben cotti, umidi e ben conditi con dell'olio. Sono invece da evitare i cibi freddi. Il tipo Vata non dovrebbe mangiare troppo spesso gli stessi alimenti. Per lui è meglio variare con frequenza. Dalla sua dieta andrebbe eliminato il cibo secco. Verdura, quella cotta è più adatta di quella cruda. Sono indicate patate, patate dolci, rape, ravanelli, cipolle, carote, asparagi, bietole, broccoli, finocchi, cavoli rossi, peperoni, sedano, fagiolini e ocra. I cereali vanno cucinati a lungo e correttamente con olio, burro o ghee per ammorbidirli. Il pane non deve essere lievitato perché questo sviluppa gas. La frutta, sia per la frutta che per la verdura, i gusti astringenti vanno eliminati. La frutta secca non è indicata. Sono particolarmente consigliati l'albicocca ed il mango, così come l'avocado, la pesca e la prugna. La carne in genere è appropriata, ma bisogna evitare quella pesante. E i molluschi. Sono indicati pollo, tacchino, uova e pesce magro. Alla carne e al pesce è bene aggiungere le spezie per favorirne la digestione. Le uova non vanno mangiate sode, ma si possono assumere in tutti gli altri modi. Vizi. Il caffè, lo zucchero, il tabacco, gli alcolici, la birra vanno evitati. Il vino è tollerato in quantità molto moderate e diluito con acqua per ammorbidire le sue proprietà disidratanti. Il Vata è il movimento che influenza tutti i movimenti dell'esistenza. E l'esistenza è un movimento. La causa di movimento esiste, la struttura e sua funzionalità. Noi ben accorgiamo il movimento del corpo fisico, poi anche accorgiamo il movimento dei nostri sensi,
Poi ancora più profondità accorgiamo il nostro movimento della mente, i pensieri e i sentimenti. Tutto è in movimento, ma ancora più profondo, questa è la vita spirituale, dice, osservare il movimento del prana che entra e esce. Abbiamo la possibilità di controllare i movimenti, il corpo, come la ferma nella posizione di meditazione, così anche abbiamo controllare il movimento dei sensi, chiudiamo gli occhi, abbiamo controllare il movimento dei pensieri, devo provare, controllare il movimento dei sentimenti con distacco, e così arriviamo a controllare il movimento del prana. Il prana entra e esce, causato di vata, ma noi poi legare il prana dentro di noi. Sciogliere noi stessi proprio sul prana. Ancora più profondo noi poi osservare il movimento dell'anima. L'anima pura, è necessaria una prana forte, potenziale, più ampio prana, trasforma tutte le negatività al purezza, e così l'anima diviene la pura e unisce nell'anima cosmica. Imparare, fermare, rallentare e fermare, purificare e unire. Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasada. Il cielo, la terra, il nostro dono e benedizione e nutrizione. Assorbiamo e digeriamo e diveniamo. Ricordiamo Santi Nati, facciamo un saluto di gratitudine.
Grazie, buona giornata.